Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi ascoltiamo Angelina Jordan che canta una cover di Back to Black di Amy Winehouse con l'orchestra Cork. Eh, Ovviamente chi non è ancora iscritto al canale si iscriva, perché questo aiuta moltissimo il mio canale a crescere e quindi a poter fare altre cover. Per il resto, ascoltiamo subito come ci canta questa canzone famosissima Angelina Jordan. I've gone mad by your love, crazy, sick and mad. I laugh, I cry, I love. When I see with others, I cry. With strangers, you are high, alone and with no one, I cry. Una cosa veloce, ovviamente bellissimo l'inizio, è incredibile che lei possa cantare in questo modo. Qui tra l'altro 2015, quindi avrà avuto 9, 10 anni, confermatemelo nei commenti. La voce ovviamente sempre molto, molto bella, sentite com'è vulnerabile alla fine delle frasi, come diventa molto vulnerabile, tanto che a noi sembra quasi che possa venire meno da un momento all'altro, ma non accade perché lei lo fa apposta ovviamente, e aggiunge un vibrato veramente molto ampio, che è una delle sue caratteristiche. Bellissimo il discorso del video, di come è stato fatto dal punto di vista visivo, ve ne parlo però alla fine per non interrompere il discorso musicale e voglio sapere poi se anche voi avete notato le stesse cose. Lo vediamo alla fine, andiamo avanti. I'm thinking of you and I cry in loneliness behind this lie from this fun part of life. Every night we come a star and I laugh at stars. Shame they get it so far. I'm the one who speaks to the moon. I didn't want to be in love. I fall back to, I fall back in, I fall back in love. I love you so. I laugh at you. I have no one but the wind. Avete visto che stava mettendo a posto i fogli con i testi? Qui sotto nella descrizione dice che ha dovuto improvvisare e scriversi dei nuovi testi il giorno prima di questa canzone, di questa esibizione. A parte il fatto che appunto i testi vanno benissimo, sono adattissimi quelli che ha scritto e appunto a 9-10 anni qua. Ma un'altra cosa su cui voglio mettere il punto è questa. Angelina sicuramente avrà ascoltato la canzone di Amy Winehouse tantissime volte, essendo un'appassionata, no, di musica. Chissà quante volte se l'è cantata nella testa. E adesso dover cantare solo a un giorno di distanza una lirica nuova, dei testi nuovi, non è facile perché uno ha in testa tutta la memoria precedente. Quindi una capacità eccezionale anche lì, oltre che dal punto di vista canoro, ma quello è palese. Chi vuole sentire ovviamente altre canzoni di Angelina Jordan a cui ho reagito, in descrizione metto il link alla playlist, così potete anche vederne altre se vi piace. Andiamo avanti. I have gone away so many times just to forget about you, but I fall in love with you again. I'm the one who speaks to the moon. I didn't want to be in love. I fall back to, I fall
farvi sentire solo una cosa: i musicisti sono veramente bravissimi, perché anche l'arrangiamento ci comunica delle cose e qui hanno fatto una cosa bellissima, tanto per fare un esempio, dove lei canta in modo molto basso, molto tranquillo, la melodia è calmissima. Sentiamo, ripeschiamo il punto. I still Ecco, in questa parte qua successiva, a un certo punto negli strumenti a corda, diciamo, violoncelli e violini, aggiungono un vibrato che classicamente si aggiunge, per esempio, nei film, nelle colonne sonore, quando c'è un momento di tensione, per aumentare la tensione e l'aspettativa. E qui fanno la stessa cosa e per noi ha lo stesso effetto. Sentiamo. laughing. I still laughing. I'm the one who speaks Vediamo se la trovo. Scusate. Qua, sentite? Perché prima, se sentiamo poco prima, qui è liscio, no? Qua aggiungono la vibrazione. Andiamo avanti. I still laughing. I still laughing. I'm the one who speaks to the moon. I didn't want to be loved. I fall back in. I fall back. I'm the one who speaks to the moon. I didn't want to be loved. I fall back to. I fall back in. Eccezionale. Eh sì, è proprio da applausi. È una voce eccezionale, poi a quell'età. Allora, la cosa che ho notato a livello visivo, questo è un video veramente ben girato, anche se sembra "povero" tra virgolette, come scenografia e via dicendo, ma è veramente ben fatto. Intanto, se voi vedete, hanno sempre inquadrato, esempio, tutte le inquadrature, a parte una che inquadra l'insieme, sono inquadrature di dettagli, neanche della persona intera, sia per quel che riguarda lei, che per esempio per quel che riguarda gli strumenti. Le mani che suonano il basso, le mani che suonano il pianoforte, mhmm, i violini, che adesso qua è fuori fuoco, eccetera. Tutte immagini che inquadrano sempre il dettaglio e mai, a parte un'inquadratura che poi vi mostro, l'insieme del palco dove si stanno esibendo. Questo cosa ci comunica? Cosa ci dà? Ci dà la sensazione che non esista neanche un palco, che il palco sia reale. Quindi siamo noi stessi, noi ascoltatori, che siamo indotti inconsciamente a ricrearci un palco possibile per questa canzone, per questa esibizione, e quindi siamo noi a immaginare la distanza tra un musicista e l'altro, la posizione del pianoforte piuttosto che la posizione del violoncello, e quindi una cosa che noi facciamo inconsciamente, e quindi ognuno di noi diventa creatore della scenografia e la scenografia prende vita dalle note, quindi è la musica stessa, in questo caso potremmo dire, che crea la scenografia materiale. Mh? Ehm, altra cosa che fanno altra chicca che secondo me fanno molto bene, molte vedete qua l'inquadratura insieme è questa, poi la vediamo, che fanno molto bene, quando inquadrano, adesso mettiamo basso volume così possiamo parlare, vedete che la telecamera si muove, a volte non è centratissima sul punto che deve inquadrare. Che idea ci dà questo tipo di inquadratura? A noi dà la sensazione, sempre inconscia, che questa sia una ripresa fatta, ad esempio, da una fan cam, cioè da qualcuno col cellulare che si improvvisa un po' così e riprende quello che sta vedendo, quello che sta avvenendo. A noi comunica la sensazione di intimità e di essere noi stessi lì, partecipi, perché quel tipo di inquadratura la potremmo fare anche noi come spettatori. Quindi ci dà questa sensazione di vicinanza. Ovviamente è tutto costruito, perché se voi vedete nell'unica inquadratura d'insieme che hanno fatto, qua, lo vediamo
abbastanza bene. Vedete? Questa è l'unica inquadratura che abbiamo di insieme dove vediamo dov'è il pianoforte, dov'è il basso, dove sono gli altri strumenti. Lo vediamo di sfuggita. Fino a questo punto ci siamo noi immaginati un palco. Vedete che l'operatore, a sinistra di Angiolina, cioè alla sua destra, noi lo vediamo a sinistra, è un operatore professionista, ha un'attrezzatura da professionista, quindi se con quell'attrezzatura è quell'operatore, fa delle inquadrature non centratissime, oppure che ondeggiano un pochino, non è perché è poco fermo con le mani, è perché è fatto coscientemente. Quindi ottime riprese per dare a noi sensazioni particolari. Non parliamo dell'interpretazione di Angelina perché sembra che la canzone sia stata fatta per lei. Scusate, ma capita con tante canzoni, essendo così versatile, ogni volta che l'ascoltiamo in una cover di una canzone già bella di suo e già eccezionale per come è interpretata dall'interprete originale, non possiamo che dire che la versione di Angiolina è bellissima. E non è neanche così, come fanno tanti, che imitano l'originale. Lei non imita, lei interpreta pur mantenendo l'atmosfera della canzone originale. Quindi veramente eccezionale. Che dire, grazie di avermi consigliato questo video. Ovviamente commentate, ditemi anche voi se siete d'accordo con quello che ho detto, con quello che posso aver capito io. Ditemi le vostre impressioni, insomma. Consigliatemi altre canzoni sue o anche di altri artisti. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mettete un like se vi è piaciuta la mia reazione, condividete se potete, è molto importante per la crescita del canale e ovviamente noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!